Vediamo se va. Vediamo se va. Non riesco a capire perché non va. Ok. In teoria ci siamo. Uh, ci siamo? Vediamo se funziona. Mi sentite? Ok. Dovrebbe essere tutto ok. Mi sentite bene? Si sente bene? Tutto a posto? Eccoci qua. Ciao Matteo, ciao Marti, ciao Metlan. Grandi. Come state? Sì, ho la stessa maglietta di ieri, purtroppo. Purtroppo oggi va così, siccome sono stato solo a casa e in palestra. Si vede e si sente bene? Perfetto, perfetto. Gaetano, primo, anzi secondo dopo Matteo. Caspita, Matteo è imbattibile, non c'è niente da fare. Ciao caro, buonasera. Ciao ciao Clean Man, come stai? Tutto a posto? Come state ragazzi? Perdonatemi il ritardo, ma anche oggi un disastro, ho finito tutto tardi. Oggi sarà una live un po' più breve di ieri, farò circa una mezz'oretta, circa 45 minuti. E volevo farla a tema, quindi oggi leggo comunque la chat, volentieri, se c'è qualcuno che ha domande o comunque se volete chiacchierare di qualcosa, però come ho annunciato ieri, come ho annunciato sul server Discord, se non siete iscritti iscrivetevi, è il primo link in descrizione, così rimanete aggiornati su quello che si può fare. E volevo farvi vedere alcune canzoni, dato che mi avete chiesto che musica ascolto, e ascolto musica un po' strana, volevo farvi vedere un paio di canzoni, di cose che sto ascoltando ultimamente, anche perché sono cose un po' particolari. Ciao Marco, buonasera, ciao Adriano, ciao Marti, ciao Sara. Trudy, buonasera, oggi tengo sottofondo mentre lavoro al computer, grande Trudy. Oggi sarà una live un po' più breve. Ascolti musica orientale, ascolto al momento tanta tanta musica giapponese. Wait, 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 ma sta Cupra full electric l'hai provata alla fine? Hai visto Matteo? In realtà non è mia, magari fosse mia. Praticamente mia madre lavora in un'azienda ehm, e diciamo che avevano una macchina aziendale per andare al lavoro. Gliel'hanno cambiata e dato che stanno mettendo tutte macchine elettriche, le hanno chiesto se voleva questa e lei ha detto sì. Certo, quindi perché è comunque dello stesso gruppo, il gruppo Volkswagen, Cupra, eccetera, è tutto nello stesso gruppo, quindi ha avuto quella. Non hai freddo? No, 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 non ho freddo, anzi, ho caldissimo in questo periodo. Buonasera Elia. Elia? Io ci sono poco tempo, stasera purtroppo è festa patronale. Ah, grande, ma tranquilla. Oggi rimaniamo il giusto, il giusto. Troppo bella, vero? Anche a me piace. Sono contento. In realtà avevamo dato due o tre opzioni, ma in famiglia abbiamo insistito perché scegliesse quella e quindi alla fine ha scelto quella anche per noi. Bellissima, è la prima volta che guido una macchina elettrica. Bella la macchina comunque, hai visto? Stavamo parlando di quella, di mia madre. Io per un periodo ero in fissa con i pop giapponesi, non capivo nulla, ma erano strabelli i pezzi. Ma ci stai Gaetano? Che musica ascoltate voi? Cosa ascoltate voi di musica? L'incubo, sera Marco, ci siamo tutti, caspita, come state? Troppi Marco conosco, devo distinguerti. Va benissimo. Pensa che quando facevo le gare di nuoto e anche a scuola, i professori e tutti quando ti chiamano è sempre Delia. Delia, Delia, Delia. È sempre sbagliato. Ciao Marco, ciao a tutti, ciao Antonio. Clean Man, ma i tuoi gusti, ma tuoi gusti musicali personali sono evoluti nel tempo? Mi piacerebbe sapere il tuo percorso musicale da quando eri giovanissimo ad oggi. Allora, in realtà vi dico, è molto breve la mia storia musicale,
Parte con la depressione adolescenziale durante il nuoto e quindi ascoltavo musica rock, musica molto strong, metal, cose alternative. In realtà ascoltavo tipo, no alternative, musica tipo Linkin Park, ascoltavo gli AC/DC, ascoltavo i Sum 41, i Simple Plan, tutte queste cose qua. Poi è iniziato il periodo trash, in cui ascoltavo musica commerciale, quindi musica iniziavo a uscire dopo essere stato a nuoto. E poi ho iniziato con ascoltare un po' di tutto e quando ho iniziato il percorso interiore ho smesso proprio di ascoltare musica. Non mi piaceva ascoltare musica, è qualcosa che non ascoltavo, preferivo il silenzio. Avevo per la testa l'idea che la musica mi alterasse e quindi non volevo essere alterato durante il giorno. L'ascoltavo quando avevo voglia di essere alterato, ma giocare un po' con le emozioni, ma spesso piuttosto mi ascoltavo podcast, video e tuttora comunque preferisco piuttosto che ascoltare la musica, spesso mi guardo video YouTube o metto di sottofondo anch'io un podcast o qualcuno che fa una live. E poi in realtà ultimamente da quando ho iniziato a studiare giapponese ho ripreso ad ascoltare come immersione della musica giapponese e da lì ho scoperto musica che mi piace tantissimo, quindi ho ripreso un po' e poi in realtà quando ero piccolo ho fatto con mio fratello un po' di pianoforte e chitarra e quindi suonacchiavo un po' il pianoforte, mi piace Ludovico Einaudi, mi piacciono anche dei compositori giapponesi, mi piace molto quel genere di musica che dà emozioni e tuttora adesso ascolto un po' tutto e sto riprendendo un po' con la musica. Questa è un po' la mia storia. E tua madre mi fate scegliere voi? No, molto democratico. Praticamente andate così. Io un po' di tutto, ma se devo schierarmi preferisco il pop italiano, Marti. Lo capisco. Sono in fissa con Beyoncé dall'adolescenza. Matteo, grande Beyoncé. C'è una canzone bellissima che si chiama... Si chiama... I Was Here. Bellissimo. Per beneficenza l'ha fatta. Ho inviato su Discord il brano. Vediamo. Bravissimo voi che utilizzate Discord. Buonasera Marco, ti ho mandato il link per una musica rilassante del genere synthwave. Adesso lo ascoltiamo allora. Ciao Marco, ciao Ika. Sono in macchina mentre sto guidando, ascolto la tua live. Grande Antonio. Buonasera a tutti, ciao Andrea. Ciao Ivan, ciao Marco, anche se non c'entra niente, volevo dire che adoro i tuoi capelli. Grazie mille, li ho tagliati 3 giorni fa. Gaetano, io ascolto rap da quando ho 11 anni, poi rock melodico, melodic techno, house elettronica, soprattutto musica classica e opera. Bellissimo. C'è stato un grandissimo periodo della mia vita e tuttora in cui ho ascoltato per tanto tempo Eminem. Depressione mi viene in mente l'era SoundCloud Rap. Ah, mamma mia. Marti, a me totalmente il contrario, la musica mi aiuta a restare qui e ora. Adesso ascolto più musica chill ambientale, anche la musica ambientale mi piace. Eh sì, Lil Peep, XXX, ascoltare Marco in fronte Mare a Jesolo non ha prezzo. Caspita! Tra l'altro questo weekend sarò a Rimini. Marti, una mia amica si preparava agli esami ascoltando la musica nelle cuffie, si è laureata, ma dipende veramente, per dire come tiene concentrati, sì, dipende veramente da persona a persona. Veramente dipende. Anche Claudia ascolta tantissimo la musica, io veramente a volte mi dà quasi fastidio. Gaetano sì, era un bel periodo musicale, quello l'incubo. Penso che dopo il 2012 creeranno del rap con Emischilla e Salmo. Matteo! Matteo fa il matto anche oggi. Matteo, grazie mille. Sempre gentilissimo, sempre, sempre, sempre gentilissimo. Sei un grande. Ti devo fare sempre... Vediamo se riesco a fare... È una cosa che vorrei mettere fissa, ma non so come farla. Quella delle scritte. Tra l'altro oggi, voi non ce l'avete presente, ma un ragazzo che vede le live spesso mi ha scritto in privato e mi ha detto Marco vorrei farti anch'io una donazione, ve lo dico per trasparenza, e anche lui mi ha fatto una bella donazione, quindi grazie mille. Mirko si chiama. Cosa è successo? Ecco, vediamo se riesco a... Perfetto. Madonna Matteo. Comunque Matteo, ripeto, per qualsiasi cosa mi sento in colpa, quindi qualsiasi cosa posso fare per voi, io ci sono sempre. Tra l'altro, piccola cosa sulle donazioni, vi ricordate l'altro giorno, ieri, che vi ho parlato della questione di Apple che si prende una percentuale? Oggi ho scoperto quant'è. Quindi, se volete ve lo dico, ma è ovviamente solo una cosa tecnica per chi ha voglia di fare le donazioni e supportare.
Cioè, praticamente metti tipo 50 euro, no? Una cifra di 50 euro. Se una persona dona 50 euro su YouTube tramite l'app, praticamente YouTube si prende la sua percentuale, ma anche l'Apple Store, cioè l'Apple si prende la percentuale. Quindi praticamente a un creator rimangono meno della metà. Se invece uno fa senza l'app, quindi tramite il computer, ad esempio, quindi solo tramite YouTube, ricevi molto più della metà, quindi cambia tanto la differenza, per quello ieri vi dicevo della questione tecnica. Quindi mi raccomando, anche se voi in futuro avrete voglia di supportare il canale, e fate come volete ovviamente le donazioni eccetera, però se riuscite a farlo via computer, anche per voi è un modo per non pagare o dare soldi a chi non volete darli. Adesso riprendo a leggere la chat, scusate. Allora, eravamo rimasti a Matteo che è impazzito. Penso che Gaetano sia un bel periodo musicale quello. Penso che dopo il 2012 l'anno del rap con le mie skill, Salmo, arrivata alla trap, ascoltavo qualsiasi... Poi adesso mi sono rotto, ascolto pop italiano, canzoni più sparate, ci può stare? Io musica italiana non l'ho mai ascoltata per bene. Pensi che il jazz possa essere meditativo? Tutto può essere meditativo. Il Vitto. Ciao Marco, passo per un saluto, per favore puoi farmi una dedica? Saluta Luca Morello. Luca, ma ti chiami Luca quindi il Vitto? Grande Luca, un abbraccio, mi raccomando, eh. Mi raccomando, per le prossime live ti voglio. Io ho preparato la maturità con la musica nelle orecchie, grande. Grande Marti. Vedi che per alcuni serve. Voglio farti una domanda in incubo particolare. Preferesti danneggiare ogni giorno ragni a maneggiare ogni giorno ragni brutti e grossi ma innocui o maneggiare sempre sostanze tossiche e pericolose che non lo sembrano? Ragni, certo. Se fa male, per me è la cosa peggiore. Ma infatti Marti, la mia amica, chiedevo come facesse male e diceva che altrimenti senza si streva, vedi? Ascolto tantissimo colonne sonore di anime e videogiochi, bellissime anche quelle, adesso ne ascoltiamo un po'. Clean Man, come mai il periodo di silenzio io cerco di non avere mai silenzio intorno a me? Neanche quando dormi, fa star male il silenzio, invece a me stare col silenzio mi aiuta tanto. Marti, un argomento che a me piace tantissimo, quello perché è una di quelle cose che mi salva dall'ansia. Vero, vero. Matteo, sentiamo quanto si prende Apple. Che assurdo, però, vero? Anch'io non sono per niente d'accordo. Sta cosa mi fa... Quando l'ho scoperta, anch'io ho detto, Madonna, cioè, che brutto. Comunque fatta da PC sto giro, ti ho ascoltato ieri, sei grande, Matteo. Ottimo, sono contento anche per voi. È una cosa che ovviamente dico sia per me che per voi, in modo tale che almeno sia più efficiente la cosa. Quindi, grandissimo. Allora dopo ti aggiorno per vedere quanto cambia. Però dovrebbe cambiare tanto, quindi in realtà la differenza c'è. Quindi grazie mille Matteo, comunque sei sempre pazzesco. Devo inventarmi qualcosa, devo trovare qualcosa per cui eh, alcuni usano una lavagna, qualcosa di bello per le persone che fanno donazioni. Mi inventerò qualcosa e ovviamente le persone che, come Matteo, che hanno già donato in passato, eh, riceveranno anche quello, il benefit a posteriore, come si dice? Gabriele, ciao Marco, visto che sei in Giappone, ti consiglio di vedere il docufilm Sans Soleil di Chris Marker. Lo hai già visto? Ciao Gabriele, in realtà al momento non sono in Giappone, però lo conosco, non l'ho ancora visto, ma è nella lista. Non mi piaceva l'Apple, adesso mi piace ancora meno. Ecco. Sì, non so perché si prenda, senza foraggiare la mela Apple, non so perché si prenda tutta quella percentuale, è incredibile. Anche perché già YouTube la prende e Apple solo perché è un acquisto tramite Apple Store. Mamma mia. Non è giusto secondo me per i creator, ma anche per chi dona non è giusto. Trulli98 su Twitch dice: Io ascolto musica prevalentemente quando lavoro o viaggio, se no normalmente non ne sento il bisogno. Al momento sono fissato con le musiche di Expedition 33 a proposito di giochi. Caspita, stavo vedendo una live l'altro giorno di qualcuno che stava provando Expedition 33. E che ne pensi della musica rock? A me piace, uno dei miei generi preferiti. Marco, quale album di Eminem ti piace di più? Non ho presente gli album, ma ho delle canzoni preferite. Per me Marshall Mathers LP è veramente il top. Ci può stare, conta che le canzoni le conosco praticamente tutte, anche quelle più sconosciute. Mie preferite ti direi... Vediamo.
Ma ho un'idea, ma scusami, ma se invece di vedere... cosa è successo? Ma se invece di vedere... Vi faccio vedere... Vediamo se si può. Se io apro Apple Music, posso farvi vedere le mie playlist direttamente, no? Proviamo? Allora, se faccio così, devo fare applicazione e applicazione scelgo... Bello, non c'è Apple Music. Perché non c'è Apple Music? Safari, Safari, OBS, centro di controllo, CCPT, Discord. Eh, niente, pensavo si potesse fare. Cattura applicazione. Perché non c'è... Posso fare tutto lo schermo. Se faccio così. Niente, non funziona. Non funziona. Che peccato. Ma perché non va neanche Safari, scusami? Perché non riesco a far vedere? Ovviamente quando devo fare qualcosa riguardo a quella cosa lì, non funziona niente. Niente ragazzi, dopo ci riprovo. Ottimo, ti faccio sapere, certo. Uomini sono tanti belli, per me Eminem Show va veramente difficile scegliere. Con quei capelli la gente avrebbe pensato tu fossi metallaro tutti i giorni. Nick Wolf, troppo curati per sembrare un metallaro, però vero. Ciao Marco, ascolti, sono arrivati, ascolti J-Rock, qualcosina, adesso vi faccio sentire. Alla fine ieri sera con Twitch cos'è successo? Sei riuscito a a bloccare tutti i bot? Alla fine ragazzi non ce l'ho fatta. Ho scritto all'assistenza di Twitch e mi hanno detto che non riescono a aiutarmi, ma mi hanno detto che è una cosa comune, che a volte arrivano questi bot alle persone che vengono attaccati, ma se non sei stato tu, quindi se non sei stato tu il creator a farlo, quindi è un attacco dall'esterno, in teoria dovrebbero toglierli pian piano, quindi a un certo punto a caso dovrei vedermeli tolti. Sono circa 300 che sono arrivati, mamma mia. Manuel, la musica è jazz, specialmente la versione noir, lo trovi rilassante e meditativo? Io non tanto, cioè ci può stare, ma non così tanto. Mi sa che Apple e YouTube non sono amici, vero? Marco, io ho una tier list di album e canzoni, ci può stare. Apple è nemico. Musica jazz, specialmente la versione noir, lo trovi rilassante e meditativo. Manuel, dipende dalla situazione. Io non l'ho mai ascoltata, dico la verità, così tanto. Perché non riesco a far funzionare le reaction? Aspetta. Ci proviamo di nuovo? Proviamo a fare così. Cattura schermo macOS. Cattura applicazione. Safari. Ma voi vedete? Perché io non capisco perché non lo vedete. Perché non va? Possibile che ce n'è una. Negativo. Di cosa si tratta? Non riesco a farvi vedere il, lo schermo. Avevo in mente di farvi vedere la musica, mannaggia, ma non funziona. Cattura lo schermo, ma neanche se faccio proprio cattura tutto lo schermo. Stai condividendo.
No, non vediamo. Mm. Pronto per acquistare un nuovo super iPhone, iPhone 17 Pro Max? In teoria sì, in teoria sarà quello che prendo, vediamo. Martedì prossimo guardiamo insieme cioè commentiamo insieme l'evento, che dite? Marti, prova le orme prog italiano, ascolta collage, felona e Sorone elementi. Ok, di cosa si tratta? Argomento un po' delicato, ma però di musica mi è venuto in mente cosa ne pensi dell'incidente di Astroworld Travis Scott. Cosa è successo, Ica? Non è qualcosa che seguo molto. Di solito si vedeva la condivisione, ma infatti, ma si vede sempre, non so perché non va adesso. Adesso provo a vedere come risolvere. YouTube, io ascolto, ciao YouTube, io ascolto un po' di tutto, probabilmente metal, indie rock e J-rock, ovviamente il metal tutte le sfumature alternative all'industrial gothic e black, suono anche la chitarra e lui dice grande, grande YouTube, pazzesco. Matteo, ragazzi, avete scaricato Twitch, dai che seguiamo tutti Marco anche qui, grandissimo, bellissima l'emoji tra l'altro, quella dello Shiba. Pop Nemo, emoticon globale di Twitch, bellissimo. E proviamo, allora, provo a chiedere a ChatGPT come mai non va. ChatGPT, sono in live su OBS. Faccio la condivisione schermo come sempre, ma non si vede nulla. Che fare? Vediamo cosa mi dice ChatGPT 5 se è così intelligente. Possibile cause, problema GPU, che non si sa bene. Permessi su Mac, beh, preferenze di sistema, sicurezza e privacy, registrazione schermo. Stai condividendo Chrome o simili. Avvia come amministratore. Bello, mi ha dato praticamente cose inutili. Vediamo. Ce la farò, eh. Perché non va? Perché non va? Ma se faccio... Se faccio questa scena, voi mi vedete in basso. E fin qua. L'unica cosa che non funziona è questa. Ah, cattura la finestra. OBS Safari, text input, Anki. Anki? Musica. Niente, non funziona. Non funziona. Mannaggia. Certo che veramente è incredibile questa cosa della... Proviamo. Proviamo così. Niente. Stasera che... allora. Ieri è riuscito a condividere lo schermo. Se stasera non faccio lo slalom tra YouTube e Twitch è perché devo andare tra poco, tranquilla Marti. In teoria doveva essere una live breve, se riesco a far funzionare la cosa. Che ne pensi dei dazi USA dato l'aumento prezzo europeo anche dell'iPhone? Si ridurranno le vendite? Secondo me non si ridurranno tanto, un po' sì, e penso che sia una grande cavolata. Penso che gli Stati Uniti ormai siano diventati veramente un fenomeno da baraccone. Anni fa sono morte le persone in un concerto di Travis Scott. Poca sicurezza, molte persone di quanto dovrebbero essere Travis non capivo la situazione e hanno fermato il concerto. Però farò una ricerca, vero? Allora me lo ricordo queste cose. Me la ricordo e penso che non sono fan di Travis Scott, ma penso che sia comunque responsabilità abbastanza non sua, però, però diciamo che, come dicevamo ieri, ogni azione ha la sua conseguenza. Commento Marco, ascolti, conosci dire i Diran Grey? No, non li conosco. Aspetta. OBS. Ecco, sto guardando un tutorial. Solution.
and then go to transform and to fit to screen, you see the red line outline. But in my case, that was not a problem. So the easiest way is... Ok. Proviamo se... No, questo sono io. È questo che non funziona. Se io faccio scala di filtraggio, metodo di fusione, apri sorgente proiettore. Cos'è successo? Aggiungi fonte, aggiungi fonte. Vedete quando è difficile? Eccolo qua. Niente. Si vocifera che il nuovo Pro Max esca anche in arancione, un colore nuovo. Di solito che colore li hai presi? Cambio ogni anno. Se mi piace il colore dell'anno lo prendo volentieri, ma ultimamente preferisco tenere il nero. Niente ragazzi, cioè veramente è incredibile oggi. Questa cosa non funziona. Volevo fare ascoltare la musica. Mannaggia. Non capisco perché. Riproviamo. Sto provando a guardare qualche tutorial che ti fa vedere come risolverlo. Ah, eccolo qui forse. Ok. Niente. Niente, non si vede. Non so che dire, non so perché, cioè sono veramente... Provo a vedere un ultimo tutorial. We cannot deny access a Mac environment screen. So what you need to do here is to give OBS permissions to be able to access your screen and do a screen recording. That's just your privacy settings. Intanto che sto guardando un tutorial. Scusate ragazzi, è un minuto e ci sono. E risolvo questa cosa al volo. Start recording your screen without you knowing. So what you need to do, you need to go to your on your security and privacy on the left hand side, you're going to privacy. Scroll down, get to screen recording, click on it. So you will see OBS here on the right hand side, but it's grayed out. You can't do actually anything here until you unlock your Mac. You need to click. Eccolo qua, vediamo. Privacy. Vediamo se adesso va. Niente. Cioè, non so veramente cosa dire. Sono veramente sfortunato. Mannaggia, non è serata. Giriamo il programma, ascoltare la musica su altre piattaforme. Il problema è che volevo farvi vedere la musica che ascoltavo. Cioè, volevo farvi proprio vedere le playlist, i video, eccetera. Piuttosto che farla ascoltare. Farla ascoltare, insomma... A breve dovrò cambiare iPhone. Io ho un 12, che iPhone mi consigli come rapporto qualità-prezzo? Secondo me gli SE sono buoni, o comunque il classico normale. Il 16 dicono che sia tanta roba. Il 16 classico. Dovrebbe uscire un iPhone Air.
Io negli ultimi anni ascolto musica una volta alla settimana, tramite cuffie semiprofessionali col volume al massimo per 3-4 ore senza un genere preciso. Caspita! Ah, proprio ti metti lì la tua ossessione, bellissimo. Le mie prime vere esperienze musicali vengono dalla radio di GTA 5 quando ero ragazzino, Ica, ti capisco. Matteo, può essere che streamando in contemporanea anche su Twitch ti crea questo problema? No, perché l'ho sempre fatto, cioè è sempre funzionato. Cioè, non sto streamando, sto usando OBS, potrei provare a chiuderlo e riaprirlo, ma non so se la diretta... Cioè, penso che chiuda la diretta, quello è il problema. Non mi è arrivata notifica all'inizio della live. Qualcuno mi sa dire come mai, devo attivare qualche impostazione? In teoria c'è la campanella, da campanella da attivare sotto. E da quella radio l'ho scoperto il mitico Future. Ica per me stil da brividi, far tornare esattamente dentro il gioco, vero? Mamma mia. Matteo, Melta attiva il campanellino e ti notifica ogni volta che Marco pubblica qualcosa entra live. Esatto. Marti, Metal ci dovrebbe essere la campanellina, sì. YouTube, Marco, hai vissuto anche tu, visto che sei mio coetaneo delle Alternative Italiane 2008-2010? Certo. E come non averla vissuta? Kingman, Radio Los Santos. Radio Los Santos. Ah, bellissimo. Grazie Matteo, provo a vedere. Grazie Matteo da Matteo. Vabbè, sentite, facciamo così. Vedete? Faccio vedere così e basta, cioè non è che ho molto... Non ho molte opzioni purtroppo. Non ho proprio opzioni. Se faccio cattura... eh, scena, obsoleto, cattura... Schermo... Niente, non va proprio quella cosa. Vabbè, niente. Grazie a Matteo Matteo. Clean Man, anche ADHD e Swing Impulse di Kendrick Lamar erano 10.000 su 1000, su 10. Eri anche tu su Netlog, plot twist in arrivo. Ah, sì che ero su Netlog. Ero anche su Abbo. Allora, facciamo così. Vediamo se riesco a farvi vedere la musica dall'iPhone. Vediamo. Ok. Vediamo se... Buonasera, Gru, come stai? Tutto a posto? Scusatemi ragazzi oggi, ma veramente avevo intenzione di farvi vedere la musica, ma a questo punto facendo dall'iPhone, come dice Matteo. Marco, se Spotify non so a livello di privacy, ma ci puoi condividere le tue playlist e man mano che ci aggiorni, ci aggiorniamo anche noi. Purtroppo non uso Spotify, uso Apple Music. Grande commento anche su MySpace e i forum free. Mamma mia, cosa andava di moda all'epoca, che nostalgia, a dire la verità. Mamma mia, se quello sì che era un bel periodo. Potresti fare le playlist pubblica anche su YouTube. La playlist pubblica anche su YouTube. Ci può stare? Anche, sì, si può anche fare. In qualche modo ce la facciamo, dai. Sì, Matteo, dai, facciamolo lo stesso e poi magari vi farò la volta dopo la cosa, appena risolvo la questione di reaction che non si vede. Vedete, purtroppo è così e non ci si può fare assolutamente nulla. Ho provato in tutti i modi, ma non funziona proprio.
Non funziona. Niente. Difficile comunque fare stream. Marco, tu preferisci semplicemente canzoni che ti rilassano? No. Preferisco canzoni che mi diano emozioni perché ascolto la musica quasi sempre solo se mi serve tipo avere qualcosa. Come si fa la playlist pubblica su YouTube? Ma sai che non lo so. Forse, vabbè, avendo un canale sicuramente. E forse bisogna avere YouTube Music. Ciao Marco, ricordi che in un video spiegavi che ti fai crescere i capelli perché la loro crescita è una cosa naturale. Come mai non fai lo stesso con la barba? Perché non mi cresce. Perché Drakkar purtroppo non mi cresce. Ci ho provato quando ero in India e il risultato è stato, te lo faccio vedere il risultato. Vediamo se riesco a fartelo vedere. Tutum, tutum, tutum. Oh, oggi veramente non funziona niente, è incredibile. Però ricordiamo il periodo del baffo. Esatto, quello volevo far vedere. Urge manca il tempo per tornare a quegli anni. Vabbè dai, facciamo dall'iPhone allora. Allora, vi faccio vedere le mie canzoni aggiunti di recente. Vediamo. Vediamo. Vediamo, vediamo. Allora, so che il minoxidil usato sulla barba ha lo stesso effetto che sui capelli, con questo persone quasi glabre diventare barbute col minoxidil. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Davvero ci ritornerei nel 2008, per esempio. Io in realtà non so se ci ritornerei, però lo ricordo volentieri come periodo. Sto cercando di risolvere per vedere se si riesce, ragazzi, ma... Perché farvi vedere dall'iPhone, come faccio? Sì, purtroppo se chiudo e riapro OBS, ChatGPT mi dice che... Fix rapido. Ok, vai su scene. Niente ragazzi, facciamo così. Perché non ha senso secondo me farvelo vedere via telefono. Oggi rimaniamo così. Prossima live facciamo il Apple, parliamo dell'evento Apple che accadrà. E poi quella dopo, se volete, facciamo la cosa della musica. Che dite? Perché volevo farvelo vedere, avevo in mente di farvi vedere qualche video, sono le parti belle, anche non ha senso così. Oggi facciamo una chiacchierata e basta, dai. Anche perché ormai siamo a 40 minuti. Non ha senso che rimango qua continuamente a cercare di farlo funzionare. Anzi, scusatemi per quello. Non capisco perché è così difficile far funzionare a volte delle cose. È assurdo come le cose funzionano sempre e poi quando ti serve quel giorno fatalità in cui vuoi fare quella cosa non ti serve, è assurdo.
Matteo, ma se ti crescesse uniforme, la terresti e ti piace come stile? A me non dispiace la barba. A me non dispiace per niente. Se mi crescesse in modo uniforme, cioè, proverei sicuramente a tenerla. Io vorrei vivere la scena rap del 2010 e 2018, ascesa di artisti come Chief Keef, Future, A$AP Rocky, Young Thug e poi la SoundCloud era. Wow. YouTube, la società era migliore all'epoca e il panorama musicale anche poi ovviamente è un mio punto di vista. E sì, ovviamente poi ognuno ha le sue preferenze. Diciamo che in realtà io non me la sono vissuta benissimo in quel periodo, anche perché nuotavo, quindi tutta la mia vita era basata sul nuoto e sulla piscina. Però capisco che possa essere stato un bel periodo. Tanti adoravano gli anni 90, gli anni 2000. Eh, io, tipo, a livello musicale, a me non è mai piaciuto tanto. A livello estetico nemmeno. In realtà mi piace molto questo momento storico a livello di tante cose, quindi ci sta. Mi capita molto spesso che uso il telefono, si scalda molto in maniera anonima e va a scatti. Ho cambiato anche la batteria, un po' meglio, ma dando problemi. Che posso fare? Che telefono è? Forse è quello che mi dicevi, 12. Appena si scalda un po' va a scatti. Allora, che si scalda è normale, che va a scatti quando si scalda è normale. Dipende probabilmente da quanto tempo ce l'hai e magari qualche applicazione che va in corto oppure un aggiornamento, prova a vedere se ci sono aggiornamenti. YouTube sulla società era meglio non è probabilmente vero. Sì, dipende da tante cose, Erika. Rimandiamo un'altra volta così intanto è il tempo di fare le prove tecniche. Sì, perché farle qua con voi perdo solo tempo e mi dispiace per voi che dovete stare qua a guardare me che guardo tutorial. Oggi chiacchieriamo un po', sempre abbiamo parlato di musica e la prossima volta allora vi mostro per tutta la live i video, le cose eccetera. Comunque sì, ascolto Eminem e ascolto Linkin Park. Ultimamente una cantante che sto ascoltando tantissimo è Ado, questa qua. Ado è una tizia che fa canzoni in giapponese, bellissime, faceless, quindi non ha mai mostrato la sua faccia. E la prossima volta ve la faccio vedere. Poi ascolto ultimamente, vediamo cos'è che ascolto ultimamente. Quella lì, poi mi piacciono le canzoni degli anime, quindi canzoni degli anime le ascolto. E che posso condividere? Ah sì, mi piace molto anche lui, A Humankind, musica di questo ragazzo indiano bellissima. E poi, come vi dicevo, anche musiche a volte rilassanti. Quando ero in India ascoltavo musiche rilassanti come questa qua, Lost Myself. Su Twitch, follow, follow, follow. Grande Matteo. Ah, le Atara Shigako, bellissimo. La prossima volta ve le faccio ascoltare tutte queste. Queste anche sono canzoni. È un gruppo sempre giapponese che ascolto molto. Ica, a livello musicale vorrei vivere l'era di Michael Jackson, vero? Michael Jackson, quello è un grande. È stata la golden age dell'era musicale di YouTube, basta pensare anche a grandissimi artisti nati come Lady Gaga proprio in quegli anni. Sono d'accordo. Poi anche nei social c'era meno tossicità e si dialogava molto più in armonia. Più che altro non eravamo ancora eh, così digitalizzati, in un certo senso era un po' una via di mezzo e secondo me pian piano si arriverà a star meglio. Però capisco quello che vuoi dire, secondo me. iPhone 12 preso di seconda mano da subito, lo utilizzo molto da 2 anni, per questo che voglio cambiare. Però mi dicono che gli ultimi aggiornamenti con l'iPhone 12 in effetti fanno tanto scaldare. Tu curi tantissimo la tua immagine, ma so che dai tanta importanza anche alla tua crescita interiore. Saresti mai arrivato a lavorare sulla tua parte interiore se non ti fossi piaciuto esternamente? Penso che non sarei mai arrivato a lavorare sulla mia parte interiore se non avessi visto quanto la parte esteriore sia effimera. Quindi no, non è questione di essermi piaciuto, è questione di passaggio. È proprio quando ti accorgi che la risposta non la trovi fuori, inizi a cercarla dentro. È una cosa un po' naturale. Poi anche nei social c'era, ah, ma l'hai scoperta in Giappone o qui? Ah, intendo, l'ho scoperta qui. Perché io ve lo farò vedere la prossima volta. Ho un canale reaction in inglese, così. am- e con quello mi fanno scoprire a volte delle canzoni nuove e l'ho scoperta lì. Questa è una band che a me piace tantissimo. Baby Metal, sempre giapponese ed è un metal leggero, sembra quasi un rock. Ve le farò vedere anche queste. E questi, diciamo, ultimamente sono quelli che ascolto un po' di più. Questo anche Radwimps come band, è uno delle band che ascolto di più, che ho ascoltato di più nel 2024, che hanno fatto canzoni come quelle di Your Name o che hanno fatto canzoni come alcune, sempre di anime comunque.
E poi... Ah, Henry, bellissimo. Henry, musica giapponese, sempre molto classica. Stay with me, tutte quelle cose lì. Remember Summer Days. Ogni tanto ascoltavo anche un po' di K-pop, quindi qualcosa di K-pop l'ascoltavo. E poi Eminem, tantissimo Eminem, l'album nuovo di Eminem, tantissimo, tantissimo, tantissimo. E poi musica veramente generica, un po' di tutto, un po' di tutto, un po' di tutto. Veramente un po' di tutto. A volte anche musica spirituale, tipo Isha, Sound of Music, ascolto e ascolto varie cose. E anche ultimamente ascoltavo, com'è che si chiama? C'era un periodo in cui ascoltavo musica latina, ho pensato un po'. Ho fatto veramente tutti i passaggi. Ah già, e Giorgio Vanni, ovviamente Giorgio Vanni, il grandissimo che ha creato le sigle dei cartoni animati di quando eravamo piccoli. Quelle canzoni lì sono bellissime, bellissime, ho tutta una playlist con le sue canzoni. La sigla di Dragon Ball, la sigla dei Pokémon, queste cose qua. È lui, bellissimo. Secondo me la cattiveria c'era, i social li ha fatti solo venire su YouTube. Vero, sono d'accordo, Iker. Secondo me c'è sempre stata questa cosa. Semplicemente con i social le cose si vedono un po' prima. Marti, non ho vissuto il periodo in cui i social erano meno esagerati. Ci sono tante persone che esagerano proprio pur di far soldi, semplicemente parole. Vero, ma secondo me pian piano si arriva... C'era un filosofo che parlava sempre di tesi, antitesi e sintesi delle cose. Prima c'è una tesi, quindi si parte da un lato, poi l'antitesi si va dall'altro e poi le cose naturalmente arrivano a un equilibrio. YouTube, Ica, non so davvero a cosa ti riferisci, ho solo espresso un'opinione visto che ho vissuto quegli anni. Ma sì, ragazzi, ognuno ovviamente poi ha la sua opinione, non preoccupatevi. Cioè ci stai tradendo con un canale parallelo in inglese? No, è un canale piccolissimo che ho aperto tanto per esperimento tempo fa, anni fa, e pubblico veramente poco lì, però mi serve più che altro a me per rimanere un po' con l'inglese e anche per ascoltare musica nuova. Anche neomelodica? No, quasi no. Musica italiana, ascolti qualcuno? Musica italiana? No. In realtà non ascolto. Ascolto a volte quelle virali che vanno, ma molto poco, molto poco. Cos'è l'italiano che mi piace? Quasi niente. All'inizio mi piacevano un po' i Maneskin, poi sono diventati, a parte che si sono sciolti, sono diventati tipo un po' commerciali, quindi non mi sono più piaciuti. Cioè se posso creare un profilo fake e spargere l'odio più umano possibile perché oggi si può fare sta cosa, ai tempi era migliore perché questa funzionalità non c'era. E così anche io sto dicendo la mia è un dialogo. Ma sì, poi ovviamente ognuno ha la sua. Ciao Sara, come stai? I fake ci sono sempre stati, ma la tua città e l'odio erano più basso all'epoca. Le canzoni di cartoni animati li ascolti per un fattore di nostalgia oppure ti piace a prescindere dai ricordi? Un po' entrambi, un po' entrambi. Penso che la nostalgia eh, sia un fattore importante e allo stesso tempo, come vi ho detto, a me piace la musica che mi dà emozioni. Quindi se devo ascoltarla è perché voglio che mi evochi qualcosa, no? E quindi la nostalgia crea sentimenti forti. Però ci sono alcune canzoni che mi piacciono e mi motivano davvero. Cioè, quando ascolti la sigla di alcune sono fatte benissimo, cioè ti fa commuovere. YouTube puoi dire ciò che vuoi, ma non puoi cambiare il mio punto di vista dettato dall'esperienza. E sì, poi ognuno ovviamente ha sempre la sua esperienza. Può darsi la tua esperienza alla fine. Io ero un bambino e non mi sembra tanto diverso da oggi. In realtà si dipende anche poi da uno come la vive. Secondo me YouTube ha ragione da alcuni punti di vista. Era un periodo, diciamo, più leggero, ma allo stesso tempo, secondo me, era più leggero perché magari noi eravamo anche piccoli. Quindi non davamo troppo peso magari a queste cose. Marco, ultimamente mi sta staccando, Dominic mi dice. Ultimamente mi sta staccando sempre di più dai social e mi sento meglio così. Uso YouTube e scelgo i contenuti che voglio guardare e per social e come social per le news. E fai bene, Dominic, perché penso che ultimamente tanta gente stia facendo così. Penso che YouTube sia veramente la piattaforma, una delle piattaforme migliori, anche Twitch, YouTube, insomma, tutte quelle piattaforme long form, dove vai a sceglierti i contenuti piuttosto che ti arrivino in modo passivo. A me piace la techno, melodica, trance, rave, ambient. Grande Sara. Se Apple Watch l'hai sempre always on attivo, non ti si scarica più velocemente? No, cioè dura una giornata l'Apple Watch. Quindi quando vado a letto la sera
anzi lo carico e poi lo rimetto su, ci mette 20 minuti, mezz'ora a caricarsi tutto, lo utilizzo per fare il tracking del sonno. Martin, è melodico? Quasi no. Significa che qualcosa hai sentito. Magari su TikTok. Sì, su TikTok probabilmente. La migliore è Shaman King, Marco, vero? Vero Federico. Marco, Hans Zimmer ti piace? Amo il suo colonna sonora, mi piace tantissimo. Mi piace però tanto Einaudi come compositore e poi Nobue Nomatsu mi piace tantissimo. No, Nobu Ematsu, non mi ricordo come si dice esattamente perché è da un bel po' che non lo ascolto, però ci sono cresciuto. Ho fatto le canzoni di Final Fantasy praticamente. Io da fin da piccolo... Ah, Marco, all'epoca c'era così un po' dappertutto, oltre che condivisione grazie all'interesse comune della musica alternativa. Oggi ve lo trovo un social come Netlog, ad esempio. Ma magari che non c'è più. Però no, ti capisco, YouTube. Ti capisco, anch'io a volte ho nostalgia di alcune cose. Guardavo l'altro giorno un video di Jumbo Drillo, mi sembra, su Abbo, bellissimo. Bellissimo. O io giocavo, no, Stale, giocavo a Metin, giocavo a tutte quelle piattaforme in cui si creava una community. Però è quello che stiamo facendo un po' adesso qua, no? In modo un po' diverso. Io fin da piccolo ho solo visto il lato peggiore della città in cui vivo, ora sembra di più perché i social amplificano il rumore. Vero, anche perché non vedi più solo quello che succede di brutto attorno a te, ma quello che succede di brutto anche dall'altra parte del mondo. Netlog era per i tipi da discoteca. Marco, ma ascolti musica indiana? Desi? Alcune volte sì. Ti hanno mai appassionato gli orologi, Drakkar? È spesso una passione che accomuna anche chi ama i profumi, collegata da questo bisogno di collezionare oggetti di lusso. Ma in realtà non ho un bisogno di collezionare oggetti di lusso. Quindi non ho mai avuto questa cosa degli orologi. Io ho sempre avuto l'Apple Watch fin dal primo, mi sono sempre trovato bene, è utile, fa tutto quello che devo fare, lo utilizzo per il benessere, per la cura di sé, per il fitness e in realtà no. Se avessi, penso, un orologio costoso, non so neanche se lo utilizzerei perché utilizzo l'Apple Watch proprio perché mi piace e mi serve. E in più non sono tanto il tipo. Però magari in futuro, a livello anche di ricordo, un qualcosa ci può stare. Mi piacciono molto quando ho visto il design dei Grand Seiko, quando sono stato in Giappone. Metran, sono campana, ci sto a tu per con il neo melodico, qua va di moda, io lo ascolto, ma quello trash cerco di evitarlo. Apple Music è gratuito? Penso di no. Cioè io lo pago mensilmente, tipo Spotify. Gli unici abbonamenti che ho mensili sono la palestra, Apple Music e YouTube Premium. Marco, ma ascolti musica indiana? Ah, già detto. All'epoca per dialogare di spiritualità ci si andava su forum free. Mamma mia, i forum. Cosa hai tirato fuori, YouTube? Tame Impelo Bollovit è musica particolare. Non so se la conosci, non la conosco. Ma secondo te la musica può influire sulla crescita delle persone? Cioè, se qualcuno cresce ascoltando solo un genere in particolare, può influire sulla personalità? Tutto influisce, ragazzi. Tutto influisce. In bene o male? Non penso, però influisce. Non penso che ci sia un tipo di musica che ti rende più intelligente o meno intelligente. Ovvio che se consumi spazzatura e solo musica che magari non ti dà niente, ok, ma a livello artistico non penso ci sia musica per persone intelligenti. Penso sia un'etichetta. Bello Tame Impala. Anche te lo conosci? Io non lo conosco. Vabbè ragazzi, siamo quasi a un'ora. Allora, programmiamo le prossime live, che poi chiudo. Allora, mi dispiace, ripeto, che questa volta non sono riuscito a farvi andare la cosa. Adesso appena chiudo la live mi metto a cercare di capire cosa è successo del perché non va e risolverlo. Probabilmente semplicemente servirà a chiudere e riaprire OBS, cosa che non potevo fare perché sono in diretta. E martedì prossimo live e faremo parleremo di Apple, parleremo, dato che martedì alle 7 c'è l'evento Apple, verso le 9, 9 e mezza faremo il commento, diciamo, dei nuovi dispositivi, l'iPhone 17, queste cose qua, si vedrà, e poi ovviamente, come sempre, di sottofondo io leggo la chat come sempre. Però la volta dopo, quindi mercoledì/giovedì, facciamo musica, quindi ripartiamo con questa cosa in cui posso farvi vedere quello che ascolto, dato che vedo che vi piace. Ma poi ovviamente su Discord metterò i giorni esatti in cui vado in live e l'orario esatto. Probabilmente sempre verso le 9, 9 e mezza e sarà probabilmente martedì e giovedì come sempre o martedì e mercoledì.
Marco, in che paese pensi di andare la prossima volta? Sto pensando di fare un bel viaggio e di andarmene per un po', ragazzi. Sto pensando di andarmene per un po' e fare 3-4 paesi di fila di quelli tutti attaccati, tutti vicini. E vediamo come va. Martedì prossimo tutti a commentare l'Apple Event assieme. Yes, Matteo. Bellissima l'emoji. Le emoji di Twitch sono bellissime. Scusa. Sempre Synth Electro. Clean Marco, prova ad ascoltare quel pezzo, potrebbe piacerti. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Beh, oddio, il metal ha contribuito ad avvicinarmi proprio al mondo esoterico all'epoca, non lo nascondo. Vero? Quindi in effetti può essere YouTube. Metran, Marco deve andare. Ciao a tutti ragazzi, è sempre un piacere. La prossima settimana su Tiesolo. Un abbraccio, ciao Metran. Ciao, come, come bello essere al mare. Eh? Questo weekend forse sono a Rimini. Tra 2 minuti chiudo anch'io, quindi non preoccuparti. Quindi oggi abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato e martedì prossimo è Polivent, mercoledì e giovedì vi mostro i video. Matteo, cosa vuol dire andarmene per un po'? Vuol dire andare via dall'Italia. Ovviamente cercherò di fare le live lo stesso, indipendentemente da dove sono, organizzandomi con gli orari, i fusi orari in qualche modo ce la dovrei fare. Per uno come te anche Sri Lanka non sarebbe male ed è infatti uno dei posti dove voglio andare. L'idea, ve l'annuncio l'idea matta, non è detto che si fa, non ho ancora, è solo un'idea. Me lo dico subito. È Italia-Colombo, che è Sri Lanka. Colombo-Kuala Lumpur, che è Malesia. Kuala Lumpur, Bali, Indonesia. Bali, Phuket, Thailandia. Phuket, Cina. Cina, Giappone, Tokyo. Tokyo, Cina, Cina, Italia. E in mezzo, se ci sono un paio di giorni extra, dato che per andare a Colombo il primo passaggio c'è Dubai, dato che non l'ho mai visto anche se non mi ispira per niente, un paio di giorni magari per vederla, ci si può provare. È un'idea, non so se si fa, non penso di riuscire a fare tutti questi paesi, anche perché è vero che sono tutti vicini e i voli costano poco, e comunque abitare, cioè stare là costa poco, molto molto meno che qua, quindi in realtà è fattibile. Però bisogna organizzarsi, quindi devo vedere quanto può costare, se posso permettermelo, e in caso se si può fare. Grazie per live da tutto il mondo. E in quanto tempo tutto? Non lo so. Non lo so. Forse in un paio di mesi, 2 o 3 mesi, in un paio di mesi forse ce la si può fare. Dipende quanto tempo si vuole stare in ogni posto. Secondo me 2 o 3 mesi si può stare, come ho fatto il Giappone. Potrei anche evitare il Giappone questa volta. Vediamo. Un itinerario da paura. Sarebbe bello, eh? Tutta l'Asia praticamente. Sei mai stato in America? Sono stato in America, sì. Sono andato a Miami, a Los Angeles, tempo fa. Non è tutta l'Asia, però è una buona parte. Sì, perché cioè, il problema cos'è? Il problema è che i voli costano tanto da qua là. Ma da là a un altro paese dell'Asia costa poco. E vivere là costa poco. Quindi sarebbe da sfruttare questa cosa qua. Cioè, un volo tipo nel periodo giusto, non so, dallo Sri Lanka a Bali ti costa tipo 100 euro, da un altro posto a lì altri 50 euro, cioè sono cose così, è quello il punto. Aggiornaci, certo, vi aggiornerò ragazzi, ovviamente. Dai, perdonatemi ancora per stasera. Siamo ancora agli inizi delle live, quindi ovviamente cerco di risolvere questi piccoli problemi tecnici e riusciremo prima o poi a fare delle live fatte bene. Però ci ricorderemo di questi momenti iniziali con queste difficoltà volentieri. Dai ragazzi, 1 ora di live, scappo. Andate a letto anche voi. Ci sentiamo allora, eh?
Organizziamo tra di noi una specie di sivola e andiamo tutti assieme. Fare i viaggi insieme sarebbe un bel passo. Dubai, no, ti prego, la meta preferita dei crypto guru. Infatti se vado là vado vado con le armi per difendermi. Organizza tra di noi una specie... Ah, scusami. Ciao Sara. Ma va tranquillo, si sta bene anche così. Facciamo il gruppo dei santoni, vai. Quando sei in Sri Lanka stai attento agli scammers. Io sono agli scammers. Io sono in radio quel paese. Ah, grande, il mio migliore amico, ex migliore amico, quando sono cresciuto vicino di casa, ci ho passato tutta l'infanzia, ero dello Sri Lanka, per quello vorrei passarci. Lairu. Ciao caro notte, ciao Clean. Buonanotte viaggiatore, buonanotte Sara. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie di tutto. Grazie per il sostegno, grazie ancora Matteo per la donazione. Un abbraccio. Ciao ragazzi.